C'era una volta un mago che strabiliava il suo pubblico da sopra un parquet. Fu il primo di tutti a vedere la luce e questa è la sua storia. Detto questo, cominciamo. Il 26 ottobre 1985, a Roma, è il giorno in cui nasce Andrea Bargnani. Avrebbe voluto fare il calciatore, ma avendo mamma Luisella ex amatore e zio Massimo ex professionista giocatore di basket, è facile capire quale sarebbe stato il suo destino. Infatti, già a 5 anni ha in mano la palla a spicchi. L'anno seguente la famiglia Bargnani si trasferisce in provincia di Milano e qui Andrea muove i suoi primi veri passi sul parquet. Ma è al suo ritorno nella capitale, a 12 anni, che il piccolo mago fa l'incontro decisivo con il coach Roberto Castellano alla Sam Basket Roma. Il coach intuisce subito il potenziale di quel giovane ragazzone, ma capisce anche che c'è molto lavoro da fare per arrivare ai massimi livelli. Andrea è più alto degli altri, ma anche molto esile. Castellano decide: Bargnani diventerà un lungo tiratore. A pensarci oggi non ci sarebbe niente di strano, ma alla fine degli anni 90 era qualcosa di strano, che col senno di poi precorreva i tempi. Andrea deve mettere 50 triple al giorno prima di tornare a casa. Sacrifica il lato ludico della vita da adolescente perché, oltre a se stesso, ha qualcuno che crede in lui. I sacrifici portano i risultati sperati. A 16 anni è in prima squadra in Serie B2 e già l'anno seguente viene arruolato alla Benetton Treviso di coach Ettore Messina, che lo utilizzerà con il contagocce, ma sarà l'esperienza formativa perfetta e soprattutto, in un amichevole contro i Toronto Raptors, farà porre l'attenzione agli osservatori NBA su di un 19enne italiano di 2,10 m, che riesce a giocare con disinvoltura contro uno come Chris Bosh. Inizia così la stagione 2005-2006. Messina cambia aria e arriva coach David Blatt, che mette Andrea al centro del nuovo progetto di Treviso. Sarà una scelta azzeccata. La Benetton vince lo scudetto e Bargnani in post-season tira con il 46% dal campo, il 44% da 3 e con 12 punti di media partita. Viene eletto miglior giovane italiano in campionato e miglior under 22 in Eurolega. Le voci iniziano a girare. Lui si rende elegibile per il draft NBA del 2006 e le previsioni lo mettono addirittura tra i primi 10. Sarebbe un risultato pazzesco e incredibile, ma quando si parla di magia nulla è impossibile. With the first pick in the 2006 NBA draft, the Toronto Raptors select Andrea Bargnani from Italy. Prima scelta al draft di quei Toronto Raptors che non si sono dimenticati mai di quella partita del 2004 e hanno seguito la sua crescita esponenziale. Primo italiano ed europeo a raggiungere questo enorme risultato, ma anche il secondo di sempre dopo Yao Ming e il sesto non americano che non si è formato negli Stati Uniti ad essere scelto con la prima chiamata. È un momento storico anche per la NBA, che da quel momento aprirà definitivamente i suoi orizzonti. Se non è magia questa. Sceglie il 7 Andrea, un po' per non togliere il numero 11 a TJ Ford e un po' perché quello era il suo primo numero da bambino, oltre che il numero dello zio Massimo quando giocava da professionista. Coach Mitchell nelle prime partite lo toglie dal campo ad ogni errore, ma alla prima occasione in cui viene impiegato di più lo convince subito a farsi alzare il minutaggio e per le successive stagioni il mago sarà un punto fermo della franchigia canadese. L'anno da rookie gli dà diverse soddisfazioni personali e le prime 5 stagioni sono una crescita continua fino ai 21,4 punti di media partita del 2011, con 73 gare giocate a stagione e nel 2010 diventa anche capitano di quella squadra. Tutto sembra presagire un futuro ancora migliore. La magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visibile in quello invisibile e imparare le lezioni di entrambi i mondi. Nel 2012 iniziano gli infortuni, gioca poco, meno di metà delle partite della stagione per 4 anni. Viene scambiato e va a New York, dove inizia la parabola discendente. La magia sembra svanita e i suoi detrattori prendono la palla al balzo. La poca continuità non aiuta e il fatto che un lungo come lui non fosse un buon rimbalzista e lasciava spesso a desiderare in difesa superò il suo talento da lungo tiratore. L'NBA stava cambiando, ma non era ancora cambiata.
Fosse arrivato una decina d'anni dopo, sarebbe stato probabilmente un elemento perfetto per una squadra importante. Tanti forse e tante occasioni mancate. Ma nel 2016, con il preolimpico disastroso, la realtà è stata più forte di tutte le speranze. Nel frattempo Andrea si è spostato di qualche chilometro dai Knicks ai Brooklyn Nets, ma gli infortuni ricominciano e la parabola andava sempre più in giù. Decide di tornare in Europa, in Spagna, firma con il Baskonia, con il quale rescinde il contratto dopo un anno. Nessuno sa più niente di lui, non si ritira, ma è ritirato nella sua Roma. Entra definitivamente nel mondo invisibile, dove starà sicuramente imparando qualcosa di nuovo, ma tutti ci ricorderemo delle sue magie, e per chi non lo avesse visto deve sapere che c'era una volta un mago che strabiliava il suo pubblico su di un parquet. Aveva la maglia bianca con il 7 dietro e la scritta Raptor davanti. Fu il primo di tutti a vedere la luce, ma un giorno la sua magia finì e tornò nell'oscurità. Però ha imparato più di tutti gli altri perché ha conosciuto entrambi i mondi. E questa era la sua storia, la storia del mago.